Anche oggi parlo di scambiatori T-coil, i nostri famosi scambiatori tipicamente utilizzati ad immersione. Un'altra applicazione interessante che si può fare con gli scambiatori T-coil è l'applicazione a contatto, ovvero un'applicazione all'esterno di serbatoi, all'esterno di batterie elettriche, all'esterno di macchine chimiche, parliamo di mescolatori, di reattori, apparecchiature di questo genere. Una delle caratteristiche principali degli scambiatori T-coil, l'ho detto tante volte, è quella di poter essere adattati a livello di forma un po' a quello che si desidera. Di conseguenza è anche facile poterli calandrare per renderli cilindrici da adattare ad un corpo cilindrico, quindi ad un mescolatore, ad un preparatore, a un reattore, a un serbatoio orizzontale che va termostatato, oppure semplicemente avere dei pannelli piani da applicare al corpo che va raffreddato, riscaldato, in sostanza termostatato. Per aumentare l'efficienza degli scambiatori T-coil nel caso in cui si utilizzino scambiatori a contatto, per l'appunto, il trucchetto dove sta? Quello di avere la superficie a contatto con il serbatoio, con la macchina da raffreddare e riscaldare, piana. Siccome abbiamo sempre parlato di scambiatori che vengono rigonfiati e nelle varie fotografie si vedono sempre questi scambiatori con queste fossette, viene da pensare come faccio ad applicare una superficie piana. Si utilizzano lamiere di differente spessore. La lamiera che va a contatto con la superficie da riscaldare e raffreddare avrà uno spessore maggiore, mentre quella all'esterno avrà uno spessore minore. Nel momento in cui andiamo a gonfiarle, ovviamente si gonfierà soltanto la parte a spessore minore, mentre rimarrà piana la parte, diciamo così, con lo spessore maggiore, che sarà la parte che andrà a contatto con quello che dobbiamo termostatare. Per aumentare ulteriormente il coefficiente di scambio utilizzeremo una pasta conduttrice che viene spalmata sullo scambiatore prima di applicarlo direttamente sulla macchina che dobbiamo andare a termostatare. Questa cosa sta suscitando interesse, ad esempio, per il raffreddamento di batterie elettriche, di macchine elettriche e elettroniche che richiedono di mantenere la temperatura a livelli molto bassi e dove non ci si può permettere di far scorrere acqua direttamente, per ovvi motivi. Interessante, vero? Buona giornata, grazie.